sentivano come? Can you hear me? Yes. Okay. Now I was saying we have found a lady. She's making the registration. So if you are comfortable to speak, I'm going to be quiet now and let you speak. Okay. How do you want to do this? Should I? Do you want to ask questions in some order, or do you want me to just open up the list and start answering from that list? Well, you can do from the list if it's okay for you, because if it's easy for you, you can do it like that. Yeah, not a problem at all. So I'll read the question first, and then would you like me to pause to translate the question first? Yeah, great, yes. Okay. So the first question I have is, I would like to know, based on what the doctor said last time, if with menopause the disease can progress because they induced menopause in women of childbearing age, if it's still so. Allora, la prima domanda è se con la menopausa c'è una progressione. So if with menopause there is a progression, yes? Yeah, so okay. A good question. We know that there is a clear difference in the rate of progression, in that premenopausal patients tend to decline faster as compared to postmenopausal patients. Quindi c'è un'evidenza, pazienti in una fase premenopausa hanno un più rapido sviluppo della malattia rispetto alle pazienti nella fase postmenopausa. However, having said that, postmenopausal patients can and often still do decline. So it is not a given that because you're postmenopausal, we can stop monitoring you. We still have to be equally vigilant. Tuttavia anche nella fase della postmenopausa c'è un peggioramento dei pazienti, per cui è necessaria una vigile sorveglianza ugualmente. And when we looked at the MILDS trial data, both groups, whether you were premenopausal or postmenopausal, had beneficial effect from treatment with sirolimus. E se guardiamo gli effetti del trattamento del sirolimus prima e dopo della menopausa. Okay. My next question, and by the way, if other people have questions anytime or something's not clear, please ask me to repeat. Feel free to ask questions. I'm happy to go really any direction you guys want me to go. Quindi se avete delle domande in fase di spiegazione, interrompete pure e chiedete. So the second question I have, and in the interest of time, I won't read the Scusate, sorry. Scusa Iris, non ho capito la conclusione della prima domanda rispetto alla terapia col sirolimus. Non ho capito se finita. Comunque, cioè, non è stato concluso, non so se hai tradotto tutto ciò che ha detto, perché ho capito che nella fase di premenopausa può esserci una progressione, postmenopausa più difficilmente, però vigile attesa. Rispetto al sirolimus in postmenopausa non ho capito la conclusione, perché non è stata... In the first concept you explained about sirolimus in premenopause and postmenopause. What is your what was the concept you were telling us? What was the conclusion of that concept? What is your the message you wanted to give us? Yeah, it's just the simple message there was that treatment with sirolimus helps all patients with LAM, regardless of your menopausal status. Ok, quindi che praticamente il sirolimus è efficace in tutte le pazienti a prescindere dallo stato in cui sono prima o dopo della menopausa. Ok.
So Posso the chiedere setup. una cosa, scusi, posso chiedere una cosa, Iris? Effettivamente nel mio caso invece dopo la menopausa io ho avuto effettivamente un peggioramento e neanche il sirolimus non mi sta dando benefici. C'è qualcos'altro che posso fare, visto che la mia malattia comunque continua ad essere in progressione? Grazie. Allora, io questa sto facendo tutte le domande Ah, che ok, avete ok, posto, per cui la tua viene in sequenza. ok, Comunque sì, ok, va poniamo, bene, va bene. no, ma poniamola anche adesso come... no, giusto per dire che io le ho trasmesse tutte. Um, she is the lady who has made the question, if sirolimus is not working, what other solutions is possible? She is in postmenopause phase, and tu dicevi sei nella fase postmenopausa, il sirolimus non funziona, quale alternativa c'è? Esatto. Yeah, a good question, and I'll answer this as a generalized concept for patients where we think sirolimus may not be working rather than an individual circumstance, because it's difficult to give individual medical advice without knowing all the factors. Thankfully, for the vast majority of patients, and I think upwards of 80% of patients, sirolimus works well. But there is a small proportion of patients where sirolimus doesn't work so well, or patients have side effects. So some things there to look for are, first is what are we referring to as response? Right? I mean, for some patients, if the disease is progressing too rapidly and sirolimus slows down the progression, that is still a response, even though it may be a partial response. In circumstances like this, I'd also consider paying close attention to what your blood levels of sirolimus are, and is there a potential for going to a higher dose or a higher blood level to see if that has a better response. Beyond sirolimus, there are no proven effective treatments as of yet. There are 5 or 6 treatments that have been studied in early phase trials, but they haven't been studied in conclusive trials to offer advice and say that you should do this or that. In premenopausal patients who are progressing despite sirolimus, it's worth considering if some sort of a hormonal therapy may be of value, but again, that's not been proven without doubt. Ok, quindi ci sono, allora, nel caso in cui il sirolimus non sia efficace, intanto bisogna vedere il livello del sangue del sirolimus, se bisogna aumentare o meno il dosaggio quindi del farmaco. Attualmente non ci sono dei farmaci che sono provati scientificamente che agiscono in maniera efficace come terapia per la LAM, quindi non ce ne sono di alternative effettivamente al sirolimus, anche perché bisogna dire che non in tutti agisce, c'è una percentuale di persone, si parla circa del 20%, che non rispondono al sirolimus, quindi che non hanno un beneficio dal sirolimus, o perché il sirolimus gli produce degli effetti collaterali, o perché proprio non rallenta la malattia, quindi in questa percentuale di persone non c'è proprio un'alternativa, al di là di quella di aumentare il dosaggio e di verificare il dosaggio con il proprio medico. Scusate, faccio una domanda in base al dosaggio, no? Perché c'è un range che ci dicono che dove noi dobbiamo stare, giusto? Fino a un tot il sirolimus non è dannoso. E qual è questo, cioè se uno deve aumentare fino a che range uno deve arrivare? 0,10, 0,20? She's asking what is the maximum dose of
a sirolimus which is which the body can intake without having damage. Yeah, so rather than a dose, what we go by is what is the level of sirolimus in your blood. And the traditional range of sirolimus in the blood that was used by kidney transplant patients is between 5 to 15. In most patients with LAM, we find somewhere around 5 to 8 is sufficient. Now, if you're in a circumstance where you feel that you're not having a beneficial response from sirolimus, we have on occasion gone up, and in that case we start targeting a level close to 10 to 12. Quindi dice che il livello che hanno visto che non è, diciamo, di effetto negativo, e parliamo di livello di dosaggio nel sangue adesso, no? È tra i 5 e i 15. Solitamente, quindi 10 or 15, sorry, the last sentence I did miss, I didn't catch now. Yes, yeah, if we need to, so for the vast majority, levels between 5 to 8 should be sufficient, but if you're not responding well and we need to escalate, then going up to a range between 10 to 15 may be okay. Ok, thank you. Quindi 5-8 solitamente è il livello del sangue che è buono, che viene richiesto dalla terapia e che è efficace. Se invece questo è una paziente non efficace, bisogna salire a 10-15 come massimo. Okay. Thank you. No problem. Ok, ci sono altre domande? Well, if no other questions on this concept, I'll go to the next one. The next question in general is about pneumothoraces and air travel. So this question comes up in the clinic a fair bit, and this has now been looked at 3 different studies in LAM, and the risk of a pneumothorax associated with air travel is about 1%. What I mean by that is that if you take a flight 100 times, there is a risk of a pneumothorax happening in one of those flights. And for the most part, this risk is considered small enough to where we do not preclude any of our patients from undergoing air travel. The only exception to this rule is that I think all patients with LAM should know what a pneumothorax feels like. And if you have those symptoms at ground level before you board an airplane, then don't board the plane. But otherwise, you should have no restrictions on air travel. Thank you. Quindi lui dice che hanno fatto un'indagine di statistica su 100 persone, solo una persona ha avuto un pneumotorace in fase di volo, per cui la percentuale è veramente bassa, cioè è minima, e per questo motivo non danno un divieto ai pazienti di andare in aereo. Tuttavia, prima di prendere un aereo è necessario che la persona sia consapevole di non avere un pneumotorace o sintomi di pneumotorace, perché questo sarebbe veramente da evitare. Quindi in fase deve conoscere i sintomi proprio per evitare di salire su un aereo con questi sintomi. Thank you. We can go on if you would like. Okay. The next question is someone wanting to confirm from a previous conversation with Dr. Bira Krimskaya that the search for the connection between LAM and female hormonal system has not been abandoned. And yes, I can confirm that this is very much an active area of research. In fact, we just got a research grant from the US government just a few weeks ago, where we are going to study symptom variation between menstrual cycles and determine whether that can help us identify patients who are at higher risk of disease progression and may be better suited for hormonal therapy. So this is very much an active area of investigation. Ok, thank you. Quindi stanno studiando in maniera
molto adesso. Scusa, noi non sappiamo quali sono le domande, però. Sì, traduci la risposta, ma non sappiamo la domanda. Sì, certo, allora la domanda è quali sono, se ci sono dei collegamenti tra gli ormoni, gli estrogeni con la LAM, cioè lo sviluppo ormonale che influsso ha sulla LAM, sullo sviluppo della malattia. Se ancora è un argomento che va studiato o non va studiato dalla scienza, da loro, da chi se ne occupa. E lui ha detto di sì, che proprio adesso hanno ricevuto un grant, un contributo per studiare questo argomento, che è molto importante, che lo stanno approfondendo per capire durante la fase anche di ciclo quali sono le caratteristiche, qual è il comportamento delle pazienti che hanno la LAM, come influisce quindi l'ormone sulla malattia, per cui è un argomento che adesso vogliono sviscerare e capire molto bene, che sembra essere appunto importante, di grande interesse. Del resto, la terapia precedente al sirolimus era la castrazione chimica o fisica? Sì, però sì, loro vogliono capire da quello che ha detto, per questo non l'ho aggiunto, chi agisce, in quali pazienti può avere un'eventuale efficacia e quali invece no. Questo devono capire. Sì. Scusate, però nelle nostre, quando vedo sui discorsi che scriviamo sulle chat, più di una persona ha detto che durante il ciclo siamo più affaticate, abbiamo il respiro più, cioè comunque lo vediamo che noi abbiamo una specie di deficit, nel senso del respiro, dell'affaticamento, cioè, comunque non è da sottovalutare. Prova a dirglielo. She said that we have in our group we have 100 patients being all together, and we are making a comparison of our symptoms, and we all have these issues of having a worsening of the breath during the cycle. I had it as well, I must say, very, very heavy. And yeah, what do you think about that? Yeah, absolutely. And thanks for sharing. In fact, this whole research project was born out of these conversations from patients with LAM, because we hear this complaint all the time in the clinic as well, where there is a clear cyclical variation in symptoms, where women are feeling worse at the time of their menstrual cycles. And we took a survey of about 300 or so patients with LAM and found that about 1/3 of the patients have this cyclical variability. So, and this is still an idea, but my idea is that the patients who have this cyclical variation in symptoms are perhaps more responsive to hormonal therapy. And that's the idea that we are testing. And if our idea is true, then that's the subset that I think we will take for our study to see if hormonal therapy can be beneficial on top of sirolimus. So what you're experiencing, what you're telling us, I think is a clue to where hormonal therapy may be playing a role, and we hope to get there in the very near future. Quindi lui ha detto che in America hanno fatto uno studio su 300 pazienti che ha portato come conclusione che c'è una percentuale di 1/3 delle pazienti che hanno ciclici problemi correlati agli ormoni, quindi al ciclo, quelli che abbiamo riportato noi prima. Per questo motivo hanno cominciato a fare questo studio con il quale vorrebbero capire se una terapia ormonale data a questi pazienti che hanno questi sintomi in associazione al sirolimus possa migliorare lo stato il loro stato di salute. Scusami, collego solo un attimo brevemente, ma infatti prima c'era in Antone Depo-Provera, ok, per la castrazione chimica, dopodiché comunque tendevano a darti una pillola anticoncezionale tipo il Cerazette che non si smetteva mai.
ma questo può sviluppare, come nel mio caso, anche tumore al seno ormonosensibile, e quindi questo sbalzo di ormoni, cioè che ha portato chi ha avuto magari un tumore al seno ormonosensibile, non può più associare una pillola anticoncezionale, quindi si ritrova ad avere degli sbalzi tremendi. Well, she's saying that in Italy, in the past, they were giving the Provera to stop the fertility, and the other anticonceptional pill, che nome aveva quel farmaco, non mi ricordo, another type of Cerazette, another pill. And the problem they got is that some patients up to that had this was worsening for their health situation, because they got a cancer in the breast, tumor in the breast, because of the therapy. And she says that in those cases, if they had this problem, they could not, after that, in any case, associate the sirolimus with the hormonal therapy, she said. Yeah, a good point. And again, that's kind of why I think we need to study this better and identify who are the right patients where we should give hormonal therapy, rather than the current paradigm where we give hormonal therapy to patients without fully understanding who stands to benefit the most from them. Sì, per questo dice che è importante capire chi effettivamente può trarre beneficio da questa terapia. Okay, the next set of questions here, and I'm going to combine a couple of them, are related to sirolimus and what sirolimus's effect might or might not be on immune system and vaccines. So it is correct that sirolimus is considered an immunosuppressive medication and is commonly used for patients with transplant-related organ rejection. However, the difference in LAM is that as compared to transplants, where you have 2 or 3 medications to suppress your immune system, in patients with LAM, we are just using sirolimus as a single agent, and often at lower doses. Now, in our experience, we haven't found that low-dose sirolimus, typically in the ranges we use for LAM, to be very immunosuppressive. And some examples I'll give in support of this argument are that when you combine the data from all LAM-related trials, the incidence of infections was actually higher in the placebo group than the sirolimus group. We looked at vaccination titers following the COVID-19 vaccines in patients with LAM and found no difference in titers in patients who were on sirolimus versus not on sirolimus. And lastly, we looked at the outcomes following COVID in patients with LAM, and there was no difference in outcomes in patients who were on sirolimus versus not on sirolimus. So if I put all this together, the conclusion really is that single agent sirolimus, especially in low doses, doesn't have too much of an immunosuppressive effect. Ok, thank you. Quindi dice che l'effetto del sirolimus preso a basso dosaggio, come facciamo noi, dagli studi che hanno fatto anche proprio durante la fase del Covid, sui pazienti ha dimostrato... La domanda qual era? Ah, scusa, sì, perché ha parlato tanto, per me scusate, è molto difficile tutto in una volta. Sarebbe da tradurre prima, subito la domanda, secondo me. Dovrebbe fermarsi, sì, però poi adesso c'è la risposta, sì, quindi per me è difficile. Ok. Quindi la domanda era il rapporto del sirolimus in associazione all'immunosoppressione, cioè che rapporto c'è, se effettivamente è insomma, come agisce sul sistema immunitario in sostanza, ecco. Quindi lui ha spiegato che il sirolimus è un immunosoppressore, ma è il dosaggio molto basso, quello che noi prendiamo, e quindi non ha un riscontro così forte, così grave, diciamo, sul sistema immunitario. Questo
l'ha dimostrato anche durante il fase di Covid, lo studio che hanno fatto sui pazienti che hanno preso il vaccino e hanno poi fatto, diciamo, lo sviluppo, no, hanno fatto l'analisi degli anticorpi, insomma, la malattia, e le persone che hanno preso il sirolimus e quelle che non l'hanno preso avevano sviluppato le stesse difese. E quindi questo, insomma, ha dimostrato, ecco, che alla fine agisce in maniera molto lieve. Lieve rispetto a quello che è proprio per il dosaggio, ecco. Ok, I have translated this, Nishant. Thank you. No problem. And a similar question was, should we avoid live vaccines while on sirolimus? And the answer to that is yes. It is best, it is safest if you avoid live vaccines while taking sirolimus. Ok, quindi l'altra domanda era, posta da un'altra persona, era: possiamo prendere dei vaccini vivi, dei vaccini, scusate, come si chiamano, aiutatemi, comunque vaccini vivi, cosa sono quelli dentro nei vaccini? Aiutatemi, che non mi viene la parola. Anticorpi, non so. No. Vabbè, vaccini che usano il coso attivo anziché un vaccino che usa delle cose in sostituzione, diciamo. Quindi sono vaccini attivi invece di vaccini dormienti, una cosa del genere. Non so, attivi, ecco. Non li possiamo prendere, noi non li possiamo prendere quelli lì, ok? No, non ho capito. Noi non possiamo prendere i vaccini attivi. Cosa vuol dire? Quelli che sono, allora, vivi. Dottor Gupta, could you give us an example of Cioè dove c'è il virus disattivato in parte? Brava, Quando c'è il virus disattivato in parte. Ecco, questo non sapevo come spiegarlo, esatto, questo. Il virus, esatto, vivo, quello noi non lo possiamo prendere. Could you give us an example of a live vaccine? What would be a live vaccine? Yeah, absolutely. And so a live vaccine is a vaccine which has a diluted concentration of the whole organism that can cause disease. Thankfully, the vast majority of the vaccines that are out there that you're going to get recommended to take are not going to be live vaccines. For example, the COVID-19 vaccines, the influenza vaccine, and the pneumonia vaccines. None of them are live vaccines, and they are all okay for you to take while you're on sirolimus. The two vaccines which stand out that you should think about are sometimes and I don't know what is available in Italy, there is a flu vaccine that you sort of inhale as a mist in the nose. That can be a live vaccine. So just make sure that the flu vaccine that if you're taking is a injection, not a mist. And there is a shingles vaccine. The older one used to be a live vaccine, but that also has now been replaced, at least in the US, by a newer version which is not live. And if in doubt, if you just ask your physician or your pharmacist or where you're getting the vaccine and just say, I can't take a live vaccine, the people administering the vaccine will know. It's a very simple question for them. Okay. Quindi praticamente in quelli attivi, in quelli vivi, c'è l'organismo intero, completo all'interno. Nessuno di quelli che noi abbiamo fatto, quindi né Covid, né influenza, né polmonite, hanno il vaccino vivo, quindi praticamente noi solitamente si può chiedere al farmacista o a chi, insomma, al medico, e prima di farlo, e comunque questo può darci una risposta. Quindi la gran parte non ha questa cosa qui, eccetto quelli che si prendono attraverso via nasale, quindi quelli noi non li possiamo prendere. E ce n'è un altro che so che non si può prendere, adesso quello so, in Italia mi avevano detto di no, per esempio a quello della testa, come si chiama oggi, non mi viene in mente niente, la cefalite.
meningite, meningite, ecco, quello so che noi non lo possiamo fare. E quello per l'herpes? Ecco. Herpes non so, Vabbè. non so, herpes, come si dice Rosa, herpes in inglese? Herpes, the herpes vaccine. Herpes vaccine. Is this possible for us to make? Is there a vaccine for herpes, and is the vaccine a live vaccine or not? There is a vaccine for herpes zoster. That's the vaccine. That's what I referred to as Herpes shingles. Yeah. And there are 2 herpes vaccines which are commercially available. At least in the US, they go by the names of Zostavax and Shingrix. The Zostavax, which is a one-shot vaccine, is a live virus. You should not take that if you're on sirolimus. The Shingrix is a 2-dose series, and that is a recombinant vaccine which is not live, and you are and whether you're on sirolimus or not, you can and you should take it. Qui ce ne sono 2, uno che è vivo, adesso non vi dico il nome, ma abbiamo la registrazione in caso lo risentiamo, e l'altro invece è, secondo che ha detto, che da fare in due richiami invece è vivo, quindi bisogna chiedere eventualmente al farmacista quale non ha questo principio vivo, di organismo vivo all'interno del farmaco. Virus. Sì, di virus, sì. Scusate, no, volevo dire che noi abbiamo fatto delle domande, no? A me piacerebbe avere una risposta a quelle relativamente a quelle che abbiamo inviato, quindi al limite se c'è tempo dopo uno chiede anche qualcos'altro extra, no? Mi sembra più corretto come metodo, no? Giusto, sì. She's saying because we don't have a lot of time, there is a lot of questions and they would like that all the questions are answered. So because we only have 1 hour time, I mean it's a lot for you and we have your precious time, but not more, because after 1 hour the line is cut and we could not speak. So eventually, whenever it is possible, and you have for us half an hour, 10 minutes, if we can complete eventually the list, if we are not able to do it today, and we are not going through all the questions, if we can finish on another occasion, if we are not able to do it today. Yeah, not a problem. As I said, I'll try to get through the most of questions I can. I can also stay for 10-15 extra minutes today as well. I know, but the problem is that we have the standard teams and it's going to break. I'm not allowed to do more than 1 hour. Okay. Yeah, no, not a problem. And some of these things could also be answered via email. We could also do this again. That's not a problem. Ok, quindi diceva Ariella, se non dovessimo essere in grado di fare tutte le risposte adesso, io mi farò dare la risposta via mail eventualmente se non riusciamo, ma anche eventuale in un secondo incontro, quindi non preoccuparti, la risposta ce l'avrai in un modo o l'altro, se non dovessimo arrivare, perché le domande sono tante, sono circa 38, 40, infatti prima è venuto un po' di ansia. Magari facciamo andare avanti, perché sennò si perde tanto tempo con questo. Siamo solo 13 minuti. Can we go on to the next question? Can we go on to the next question that you have, Dr. Scusate, volevo dirvi che sono tante ripetitive, quindi tante sono più o meno uguali, ecco, quindi non preoccupatevi perché più o meno tutte hanno chiesto le stesse cose, quindi questa è la cosa positiva. Va bene, grazie. Okay, thank you, Nishant. Okay. The next set of questions there are related to, I'll categorize them together: supplements, activities, exercise, and nutrition. And there are really not a lot of good answers when it comes to these lines of questions, and that is something that we as a research community need to fix. There is an active investigation going on in US where one of the physical therapy scientists is working on an exercise platform,
And the prelim results look promising in that patients are experiencing some benefit in quality of life with a regimented exercise program. So more to come on that, but in general, the advice there would be that yes, you should not limit your activities to the extent possible. You should try to stay active. And along the nutrition front, again, I'll just say that patients with LAM, the average survival of women with LAM, even without treatment, is upwards of 25 years. And this is going to be even longer now that we have sirolimus. So we need to start thinking about thinking beyond LAM, what else health concerns are important. And nutrition and exercise are in general advices for good health that are going to prevent a number of other ailments. So rather than thinking about whether they help LAM or not, I think we should all strive to maintain an active lifestyle and moderation with diet and maintaining a healthy weight. Ok, quindi diceva che hanno visto sia l'alimentazione sia lo sport. Qual è la domanda? Scusa. È vero, hai ragione. Allora, quali sono, diciamo, le strade che possono essere di giovamento per la LAM, l'attività, il cibo, quali sono le alternative, stili di vita che possono dare beneficio a chi ha questa malattia. E lui ha risposto che sicuramente lo stile di vita è importante, e a prescindere poi se si ha o no bisogna tenerlo, avere un buon stile che includa l'attività fisica è importante, come anche il nutrimento è importante. La media di sopravvivenza, diciamo, della malattia, di pazienti con la malattia, ora si parla di 25 anni dalla diagnosi senza la terapia, quindi adesso che c'è la terapia anche questo si allunga, quindi diciamo che non bisogna proprio pensare solo alla malattia, ma bisogna pensare a quello che è la vita e anche a quello che sono le condizioni a cui tutti gli altri possono andare incontro, quindi bisogna pensare a stare bene, questo è importante, a prescindere dalla LAM. Comunque hanno visto che un'attività fisica aumenta la qualità della vita dei pazienti. Ok. The next question I have is there a family predisposition for LAM? And so LAM can be seen in one of two contexts. One is if you also have the heritable condition called tuberous sclerosis complex, where we refer to it as TSC LAM, or more commonly when you just have LAM and and not TSC, and that's something known as sporadic LAM. In general, across the LAM clinics, greater than 80% of the patients have sporadic LAM, and that sporadic LAM arises from just a chance mutation after your birth, and that mutation is not present in your bloodstream and is only present in the abnormal cells. And there has to date never been a mother to daughter transmission of sporadic LAM that has been seen or reported. So the short answer to your question is, if you're talking about sporadic LAM, there is no family predisposition. Quindi stava dicendo che la persona ha chiesto se c'è una predisposizione ad avere la LAM familiare o di altro tipo, e lui dice di no, che appunto la LAM hanno visto è assolutamente sporadica, che non si trasmette da madre a figlia, a differenza invece della sclerosi tuberosa, che invece si trasmette ai figli, quindi nel nostro caso non c'è questa trasmissione, il gene non viene trasmesso attraverso il sangue praticamente. Ok.
the other question I have here is, in general, when should patients start thinking about lung transplantation? So there is no clear-cut established criteria that when your numbers reach below this threshold that you have to undergo transplant. In general, some guidance that we give to patients here is that if your lung function is less than 30%, or if you're short of breath at rest or with very minimal activities, or you're requiring oxygen 24/7. And these are generally the indications when we start thinking about transplant. And the other thing to note here is that LAM doesn't generally tend to progress in a very rapid course, and especially in today's day and age with the availability of sirolimus. And so in general, you have time to think about these things. Ok, quindi dice quando è il momento, la domanda è quando è il momento di pensare ad un trapianto. E quindi lui ha detto che ci sono degli elementi che possono, non c'è una data, non c'è un momento, non ci sono dei valori specifici che può citare, una valutazione che va fatta da soggetto a soggetto, sicuramente in delle persone che hanno delle caratteristiche quali mancanza di fiato, ossigeno 24 ore, 7 giorni su 7, o mancanza di fiato accentuata da piccoli movimenti in casa, il trapianto va valutato, ma senza quella urgenza, perché se sappiamo che la LAM è una malattia a sviluppo lento e che con appunto i farmaci ha una progressione che rimane sotto controllo, per cui c'è la possibilità di prendere questa decisione in tempo e senza, diciamo, un discorso di emergenza, insomma, in questo senso qui, dove è possibile. Chiaramente poi ci sono sempre dei casi eccezionali, ma in linea di massima e questo è il discorso. Ok. The next set of questions I have are related to sporadic chest pains, and also if okay to take common pain medications while on sirolimus. So the sporadic chest pains where you have a fleeting pain that seemingly comes out of nowhere, lasts a little while and then goes away. A number of patients with LAM experience this. We don't understand why that happens. We often think about if that was a small cyst that ruptured, that wasn't big enough to cause a pneumothorax, but that you certainly felt the pop. That's a theory. I don't have a way to prove or disprove it, but that's how I've tried to explain it before. The other circumstance where patients with LAM sometimes experience chest pain is especially if you've had interventions such as a pneumothorax drainage or an effusion drainage or a pleurodesis, is that sometimes during the procedures, the nerve endings on the chest wall may get irritated, and sometimes they can cause pain. And yes, it is okay for you to take common over-the-counter medications like acetaminophen or ibuprofen or aspirin on an occasional basis to help with the pain. The same also goes true with antibiotics, etc. If it's a minor infection, we say just take the antibiotic with the drug and don't hold sirolimus. If it's a serious infection and you're in the hospital or it's a major surgery, then we would ask you to hold sirolimus. Ok, quindi praticamente so now you have said two concepts and I've lost the first one. Oh God, please repeat the first part. I've missed now. Yeah, no, not a problem. The first was referring to chest pain, where I was Yes, I know, now I know, ok. Diceva, allora, il dolore toracico, questa era la domanda,
quando si ha il dolore toracico, di che natura può essere? Allora lui dice che può avere 2 o 3 nature, o ci può essere un dolore dovuto a uno scoppio di una ciste, di una bolla, ecco. che avviene in maniera spontanea, naturale, senza creare dei grandi problemi, al di là di quel dolore. E un altro motivo di questo dolore toracico può essere stato un drenaggio o una pleurodesi recente. Ecco, questi sono i 2 motivi principali. Okay, and the second part now was, you can repeat. That was regarding the use of common medications and antibiotics with sirolimus, where Ok. Ecco, quindi il secondo era l'uso del sirolimus, cioè può essere associato, chiaramente nel caso invece di una polmonite molto seria che richiede l'ospedalizzazione, in quel caso lì il sirolimus non va preso, cioè va sospeso in casi gravi. Per casi più lievi invece può essere associato a farmaci come quelli che avete a casa di antidolorifici o tachipirina, eccetera. actually I think we are almost coming to the end of all of the questions. A lot of questions were on Okay. repeated Wow. things. So just let me answer a couple of questions that are left. So one is regarding someone getting diagnosed in old age. And so that's correct. You know, there might be something to it that if you're getting diagnosed post-menopause, that perhaps you are destined to have less severe disease. In fact, we saw that in our analysis as well, where post-menopausal patients had less risk of progression and less risk of progression to death or transplant. I think it's simply a matter of some sort of a selection bias in that we are identifying patients more these days with sensitive images like CAT scans, etc., that we previously were just not identifying. Ok, quindi dice che dunque dice l'associazione tra diagnosi tardiva, quindi post-menopausa, e sicuramente predice sicuramente una prognosi della malattia più lieve rispetto ad altri, quindi anche ad una mancanza probabile di una necessità di un trapianto. Ok? And really the last question I see on my list, unless I've missed some, certainly Questa è l'ultima domanda adesso. is what are the new treatments for LAM on the horizon? Quindi l'ultima domanda, quali sono i nuovi trattamenti per la LAM? And there really are a lot. Unfortunately, we are at a very early stage for a lot of them. È finito, cazzo. Finita la riunione.